Sapete, ogni volta che sta per uscire un nuovo Resident Evil succede sempre la stessa cosa. Inizialmente c'è tanto entusiasmo, certo, ma poi arriva la paura, seguita dalla classica domanda: e se non fosse un vero Resident Evil? E per vero, si intende quasi sempre la prima trilogia, quella con telecamera fissa, fondali pre-renderizzati, movimenti rigidi e le tanto amate porte. Solo che, vedete, c'è un piccolissimo problema. Quei capitoli non rappresentano davvero la visione originale dei creatori, ma un compromesso tecnico diventato identità solo col tempo. Resident Evil, infatti, non nasce come un'idea fissa e immutabile, ma come qualcosa che cambia forma, adattandosi ogni volta al suo tempo e al suo pubblico. Eppure, ogni nuovo capitolo sembra essere giudicato non per quello che prova ad essere, ma per quello che non è più. E proprio per questo oggi cercheremo di capire cos'è davvero Resident Evil, parleremo di come nasce, di come cambia, di come si perde e soprattutto di come ogni volta riesce a tornare, perché se c'è una cosa che la storia di questa saga ci ha insegnato è che forse il vero Resident Evil non è mai esistito. Salve gente, benvenuti in un nuovo episodio di Retrolab, Anatomia di un franchise, la rubrica in cui analizziamo i franchise e le saghe che ci hanno reso gli adulti discretamente discutibili che siamo oggi. Come avrete capito, oggi parliamo di Resident Evil. Per capire davvero Resident Evil, però, dobbiamo prima fare un passo indietro. Alla fine degli anni '80, infatti, Capcom non era esattamente l'azienda che conosciamo oggi. Questa era principalmente conosciuta nel contesto arcade, per titoli estremamente difficili e punitivi, pensati non solo per mettere alla prova riflessi, memoria e sangue freddo, ma soprattutto per mangiare quantità assurde di gettoni. Simbolo di questo periodo sono giochi come Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghost, Commando, 1942, Black Tiger e Section Z. Tutti titoli in cui un singolo errore si pagava sempre a caro prezzo. Ma con l'arrivo degli anni 90 e di Street Fighter 2, l'azienda divenne il punto di riferimento assoluto del gioco competitivo. Street Fighter 2, infatti, fu un titolo che non solo rivoluzionò il genere del picchiaduro, ma che ridefinì anche l'immagine pubblica di Capcom, che divenne sinonimo di tecnica, spettacolarità e mastery. Grazie a giochi come Final Fight, Captain Commando, Forgotten Wars e Mercs, i giocatori cominciarono finalmente ad essere premiati per l'apprendimento e la perseveranza, non più per la resistenza alla punizione. L'horror però sembrava decisamente non essere il terreno naturale di Capcom, almeno in apparenza. Sì, perché nel 1989 arrivò Sweet Home, un film horror ambientato in una villa infestata, fatto di spazi chiusi, segreti di famiglia e tragedie sepolte nel passato. Un'opera che segnò una rottura con la tradizione horror giapponese. In un'epoca dominata principalmente da kaiju e fantasmi folcloristici, infatti, Sweet Home trasformava finalmente l'ambiente circostante in parte integrante dell'orrore. Ora, parliamoci chiaro, il film non fu di certo quello che potremmo definire oggi un grande blockbuster, tuttavia l'impatto culturale e artistico della pellicola spinsero Capcom a pubblicare nello stesso anno e in esclusiva giapponese il videogioco Sweet Home per Famicom, un RPG con ambientazione horror che si rivelerà cruciale non solo per essere stato una delle principali fonti di ispirazione del survival horror moderno, ma anche per aver gettato le basi di molte meccaniche di gameplay che oggi diamo quasi per scontate, come l'esplorazione basata sugli spazi, la gestione dell'inventario, le scelte rapide legate all'ambiente e gli eventi contestuali. Tutte meccaniche che rendevano ogni decisione terribilmente rischiosa e che trasformavano la paura in qualcosa da vivere, non più solo da osservare. Ed è proprio qui, da questo titolo poco conosciuto ma terribilmente importante, che ha davvero inizio la nostra storia.
Nel 1993, all'interno di Capcom, qualcuno decide che è il momento di tornare a quell'esperimento horror nato qualche anno prima su Famicom. E quel qualcuno è Tokuro Fujiwara, uno dei produttori storici di Capcom, nonché uomo dietro Ghost and Goblins e Sweet Home. È proprio lui, infatti, a voler riprendere quell'idea di horror interattivo e a volerne fare quello che, almeno internamente, venne definito il remake e reboot di Sweet Home. C'era solo un piccolo problema: i primi concept si focalizzavano troppo sul gameplay action e troppo poco sugli spazi e l'esperienza, snaturando così non solo il materiale originale ma il concetto stesso di horror. Fu allora che Fujiwara incaricò un giovane director di nome Shinji Mikami di trasformare quel concept fallimentare in qualcosa di nuovo. Mikami però non era esattamente convinto di questa idea. All'epoca infatti era noto soprattutto per aver lavorato a giochi d'azione come DuckTales, Goof Troop e Aladdin e considerava l'horror non solo un genere di nicchia ma soprattutto poco appetibile commercialmente. Nonostante ciò, alla fine Mikami cedette alle pressioni di Fujiwara, che lo riteneva perfetto per il ruolo, in quanto le opere prima citate gli avevano conferito esperienza nei puzzle ambientali, nel backtracking, level design leggibili e soprattutto un'eccellente padronanza del ritmo e del movimento. Mikami iniziò quindi a lavorare ad un primo prototipo con un team ridotto, cercando di capire come rendere la paura interattiva ma in un ambiente 3D. Inoltre, su richiesta di Capcom, il gioco avrebbe dovuto far sentire il giocatore in un film horror. E proprio per questo le prime ispirazioni arrivarono proprio dal cinema. Opere come La notte dei morti viventi di Romero, Lo Shining di Kubrick e Lo squalo di Spielberg furono essenziali per comprendere come mostrare ed interpretare l'orrore. Mentre per le meccaniche di gameplay, Sweet Home e Alcazar The Forgotten Fortress furono la chiave per capire qualcosa di fondamentale. La vera paura non nasce da ciò che vedi, ma dal timore di prendere decisioni sbagliate, l'impossibilità di tornare indietro, la consapevolezza che ogni scelta avrebbe lasciato un segno e soprattutto il fatto che prima o poi avresti dovuto pagarne le conseguenze. E fu proprio grazie a queste basi che l'identità di Resident Evil cominciò pian piano a prendere forma. L'inventario limitato costringeva il giocatore a scegliere cosa fosse davvero più importante tra un'arma, una chiave o un kit medico, trasformando così ogni rinuncia in una potenziale condanna. Il backtracking, inoltre, invece di far sentire al sicuro il giocatore, finiva per intimorirlo. Ripercorrere i propri passi, infatti, non significava tornare in una zona conosciuta, ma esporsi al rischio di una trappola improvvisa o di uno scenario completamente cambiato. E gli enigmi, che, almeno in teoria, avrebbero potuto rappresentare un momento di pausa, divennero il culmine dell'incertezza, perché ogni enigma risolto avrebbe potuto scatenare nuovi eventi trigger, nuove minacce e soprattutto nuove zone da esplorare, rappresentando in definitiva la paura dell'ignoto. E per rendere tutto questo ancora più opprimente, Resident Evil introdusse due scelte radicali. La prima fu quella dei salvataggi limitati. Le macchine da scrivere infatti trasformavano il salvataggio in una vera e propria decisione strategica. Salvare troppo presto significava sprecare risorse, mentre salvare troppo tardi significava rischiare di perdere tutto. E come se questo non bastasse, la seconda scelta fu ancora più spiazzante: la rimozione dell'HUD a schermo. Il gioco infatti non ti diceva mai chiaramente quanta salute restasse al PG. Il giocatore doveva osservare costantemente il proprio personaggio, facendo attenzione a come si muoveva e a come avanzava, senza sapere mai davvero quale colpo avrebbe potuto essere quello decisivo, creando così un senso di tensione mai provata prima. E a completare questo sistema basato su scelte, rischio e conseguenze, venne introdotta un'ultima idea geniale. La campagna di Jill e quella di Chris
non sono semplicemente due punti di vista diversi, ma due veri e propri livelli di difficoltà. I due personaggi infatti iniziano l'avventura con oggetti chiave e con un numero di slot dell'inventario differenti, generando così nel giocatore un'ansia sottile ma costante, ovvero la paura di non aver fatto la scelta giusta ancor prima che l'incubo abbia inizio. Il progetto venne ufficialmente chiamato Biohazard, un titolo perfetto per il Giappone, capace di evocare immediatamente contaminazione, esperimenti scientifici e minacce invisibili. Sfortunatamente però, mentre Capcom si preparava a registrare il marchio anche all'estero, è emerso un problema enorme. Negli Stati Uniti il nome Biohazard non poteva essere registrato, in quanto esistevano già sia un videogioco per DOS che una band con lo stesso nome. Capcom si ritrovò così costretta a correre ai ripari e indisse un concorso interno per trovare un nuovo titolo. E tra le varie proposte, una colpì più di tutte: Resident Evil. Un nome che spostava il focus non più sulla minaccia biologica in sé, ma sul luogo, la villa e soprattutto il male che abita dentro le sue mura. Purtroppo però i problemi non si limitarono certo al nome. Sul fronte tecnico infatti Mikami aveva una visione forse fin troppo chiara. Desiderava infatti un mondo completamente in 3D, un'idea affascinante ma impossibile da realizzare. Nel 1996 la prima PlayStation non avrebbe mai potuto sostenere un'esperienza del genere, soprattutto con il livello di dettaglio e di atmosfera che Mikami aveva in mente. Fortunatamente però la soluzione arrivò osservando un altro titolo europeo, Alone in the Dark, che presentava personaggi poligonali che si muovevano su sfondi pre-renderizzati. Una scelta quindi nata come compromesso tecnico, ma destinata a diventare una delle intuizioni più fortunate della storia del medium. Le inquadrature fisse, infatti, nate come strumento per risparmiare risorse, diventarono uno strumento narrativo, un modo per togliere controllo al giocatore, nascondere informazioni e soprattutto per creare tensione. Ma non finisce qui. Dalle stesse limitazioni tecniche nacquero anche altri elementi iconici come le porte. Per molti giocatori queste rappresentavano il momento di attesa, il respiro trattenuto, la paura dell'ignoto dietro quella soglia. In realtà però, come per gli sfondi pre-renderizzati, anche le porte nascevano da un'esigenza molto più pratica. Queste erano infatti sequenze pensate per mascherare i caricamenti che altrimenti avrebbero spezzato decisamente il ritmo e l'immersione. E sempre dai limiti tecnici nacquero anche i celebri controlli tank, all'epoca essenziali per far muovere i personaggi in modo credibile all'interno di quegli ambienti, ma che resero ogni movimento lento, pesante e rischioso, trasformando anche il semplice camminare in una fonte di tensione. Nel 1996 Resident Evil, rimasto Biohazard in Giappone, venne finalmente presentato al pubblico, uscendo inizialmente su PlayStation e successivamente su Sega Saturn e PC, e portò con sé ben due sorprese. La prima è quella più conosciuta, ovvero la sequenza live action all'inizio del gioco, con attori reali e un'atmosfera volutamente sopra le righe, pensata per richiamare l'estetica dell'horror anni 80 e quella dei B-movie americani così popolari all'epoca. Per molti giocatori fu ovviamente uno shock, mentre per altri quasi una presa in giro, ma il messaggio era chiaro. Capcom voleva che il pubblico considerasse Resident Evil come qualcosa di più di un semplice videogioco, e questa intenzione risultò ancor più evidente per il pubblico statunitense. Attraverso canali promozionali e iniziative di pre-order, infatti, alcuni giocatori si ritrovarono allegato al gioco un albo di Resident Evil prodotto da Marvel Comics. Un'operazione curiosa ma estremamente significativa. Ancor prima del successo globale, infatti, Capcom stava già ponendo le basi di una strategia cross-media, e anche grazie a questo, il gioco fu un successo immediato, al punto da spingere la stampa specializzata a coniare un nuovo termine: survival horror. Fu proprio in quel momento che Capcom comprese davvero il potenziale della serie.
Tuttavia, insieme alla consapevolezza arrivò anche una verità inevitabile. Prima o poi il mondo che avevano creato sarebbe diventato troppo grande per restare confinato in un'unica villa. Capendo di non poter perdere tempo, nel luglio del 1996, a pochi mesi di distanza dall'uscita del primo capitolo, Capcom decise di muoversi immediatamente per procedere allo sviluppo del nuovo episodio della saga. Il progetto, almeno inizialmente, era conosciuto internamente come Biohazard 1.5. Questo nuovo capitolo avrebbe dovuto continuare direttamente le vicende del primo Resident Evil, riprendendone struttura, ambientazioni e filosofia. Lo sviluppo, avanzò rapidamente, quasi a raggiungere circa il 60-80% di completamento, ma proprio quando raggiunsero quella soglia, producer e directors si resero conto di un enorme problema. Il videogioco, era tecnicamente valido, ma fin troppo simile al primo capitolo. Mancava di originalità, la storia non era avvincente e soprattutto non faceva paura. Capcom prese quindi una decisione drastica e quasi senza precedenti per un progetto di questo peso, ovvero buttare tutto e ricominciare da zero. Si torna alla progettazione. Una scelta terribilmente rischiosa, ma necessaria per l'identità della serie. Nel gennaio del 1997 cominciò così lo sviluppo definitivo di Resident Evil 2, ed è in questo momento che entra in scena una figura chiave per il successo del progetto, Noboru Sugimura, uno sceneggiatore televisivo già noto in Giappone per il suo lavoro sui Super Sentai e che venne inizialmente chiamato per revisionare la storia esistente, ma dopo aver analizzato il materiale, propose qualcosa di decisamente più radicale, una nuova trama costruita interamente da zero. Fu proprio Sugimura, infatti, a reimmaginare l'Umbrella come una minaccia globale e a creare il personaggio di Claire Redfield, ma soprattutto a impostare una narrazione pensata per espandersi nel tempo e non chiudersi su se stessa. Parallelamente, la direzione del gioco venne affidata a Hideki Kamiya, che spinse Resident Evil 2 verso una messa in scena più hollywoodiana e un ritmo decisamente più marcato, mentre Shinji Mikami, passato al ruolo di produttore e supervisore creativo, vigilava affinché tutto questo non tradisse l'anima survival horror della serie. Nel gennaio del 1998 uscì ufficialmente Resident Evil 2 su PlayStation, per poi arrivare negli anni successivi anche su Windows, Nintendo 64, Dreamcast e GameCube. La vera sorpresa però questa volta arrivò da Hollywood. Per la promozione del gioco, infatti, Capcom fece realizzare una sequenza live action, ma questa volta non la inserì nel gioco. Venne invece utilizzata come spot pubblicitario ufficiale e venne diretta niente poco di meno che da Romero, il padre dello zombie moderno. E quando un nome del genere entra in gioco, è chiaro che non si sta più parlando di una semplice operazione promozionale. Era il segnale che Resident Evil aveva ufficialmente superato i confini del videogioco, diventando un immaginario riconoscibile, condiviso e quasi tangibile. Non a caso, proprio in quel periodo, Capcom autorizzò anche la produzione di uno dei gadget più assurdi e affascinanti della serie, un controller ufficiale a tema Resident Evil 2, un oggetto che oserei giudicare scomodo per via della doppia impugnatura coltello-pistola e decisamente inutile per giocare meglio, ma comunque perfetto per comunicare una cosa molto chiara. Resident Evil non era più soltanto qualcosa da giocare, ma da possedere, da esporre e da vivere. E proprio con questa consapevolezza Resident Evil 2 mostrò fin dalle primissime scene le sue differenze rispetto al predecessore, e non mi riferisco soltanto al cambio di ambientazione, ma alla messa in scena decisamente più cinematografica, il ritmo serrato, quasi da action movie, e soprattutto a quello che ancora oggi reputo uno degli jumpscare che più di tutti hanno segnato la mia infanzia. La vera rivoluzione di Resident Evil 2 però non si limitò alla messa in scena.
ma si estese alla struttura stessa del gioco, intrecciando trame e gameplay come mai prima d'ora, grazie al cosiddetto zapping system. In pratica, determinate azioni compiute durante la campagna di Leon o Claire comportavano ripercussioni dirette sull'altra. Un sistema nato per amplificare ulteriormente la paura di prendere decisioni sbagliate, già introdotte nel primo capitolo. Inoltre, Resident Evil 2 elevò enigmi, ambientazioni e nemici a elementi iconici. La stazione di polizia di Raccoon City è letteralmente un ex museo riconvertito e trasforma l'architettura stessa in un puzzle. Statue, meccanismi, passaggi segreti, ogni enigma sembra appartenere naturalmente a quel luogo. Per non parlare delle fogne, una delle ambientazioni che più di tutte mi hanno segnato in negativo all'epoca, al punto da farmi sviluppare una seria aracnofobia che ho superato solo di recente, più o meno. O l'introduzione di creature diventate leggendarie come il Tyrant T-00, palesemente ispirato al Terminator di James Cameron e conosciuto dai più come Mr. X, o ancora i Leaker, mostri orribili che reagiscono al suono e puniscono l'istinto primordiale del giocatore di fuggire. E non chiedetemi perché, ma quando eravamo piccoli io ed alcuni amici li chiamavamo Leccalingua. Credo di aver finalmente capito perché quando mi svegliavo durante la notte mia madre e mio padre mi guardassero sempre con quell'aria così confusa. Comunque, grazie a questa particolare combinazione di struttura narrativa a incastro, ambientazioni memorabili, enigmi perfettamente integrati, nemici iconici ed un equilibrio fra ritmo cinematografico e survival horror magistrale, Resident Evil 2 viene ancora oggi considerato uno dei capitoli più amati e celebrati dell'intera saga. Il suo successo superò persino quello del primo episodio e diede a Capcom la conferma definitiva che la strada del cross media era quella vincente. Tra il 1998 e il 1999 iniziò infatti la pubblicazione della serie a fumetti ufficiale di Resident Evil, che partiva proprio dalle vicende di Resident Evil 2. Ma una cosa saltò subito all'occhio dei fan più attenti. La serie non venne pubblicata da Marvel Comics, bensì da Wildstorm, una filiale di DC Comics. Il motivo? Beh, in quel periodo Marvel era praticamente in bancarotta e non era decisamente interessata a investire in una IP videoludica esterna che avrebbe potuto peggiorare la situazione. E se ve lo steste chiedendo, no, la serie a fumetti non fu un gran successo. Le cause purtroppo furono molteplici, tra licenze troppo rigide, discontinuità, pubblico troppo ristretto e una scrittura spesso giudicata banale. Ma se Marvel avesse accettato, le cose sarebbero andate diversamente? Beh, questo purtroppo non lo sapremo mai. Quello che sappiamo però è che, contrariamente ai fumetti, i romanzi di Stephanie Danielle Perry, già nota per opere di fantascienza horror legate all'universo di Alien, furono invece un successo clamoroso, attirando anche lettori che non avevano mai giocato ai videogiochi. Questo enorme successo però mise Capcom di fronte a un problema non da poco. La saga di Resident Evil, infatti, era diventata uno dei simboli di PlayStation, un titolo capace di rappresentare, insieme ad altre grandi IP, l'identità stessa della piattaforma. E proprio per questo Capcom non poteva di certo sparire così, di punto in bianco, anche perché nonostante all'interno dell'azienda stessero già prendendo forma progetti più ambiziosi e pensati per hardware futuri e nuove e sorprendenti possibilità tecniche, la PlayStation 1 continuava semplicemente a dominare il mercato, e lasciarla senza un nuovo Resident Evil nel momento di massimo successo della serie non era quella che definiremmo oggi un'opzione praticabile. Certo, non perché qualcuno lo imponesse per contratto, ma per il rispetto e il riconoscimento che l'azienda provava nei confronti di Sony. Inoltre, nel 1998 Capcom fece qualcosa di terribilmente rischioso per l'epoca, ovvero approvare più progetti in parallelo legati alla stessa IP. Tra questi esisteva anche un progetto alternativo di Resident Evil 3, completamente diverso da quello che conosciamo oggi. Questo concept, conosciuto semplicemente come Biohazard 3 o
chip bio secondo alcune fonti ma non confermate, era stato pensato per avere come protagonista Hank, l'agente dell'Umbrella già visto nello scenario Il quarto sopravvissuto di Resident Evil 2. L'ambientazione avrebbe dovuto essere una nave da crociera infetta dove Hank avrebbe dovuto recuperare un campione del virus G e affrontare un nuovo focolaio biologico. Ora, l'idea di un Resident Evil ambientato su una nave non era certo una trovata estetica. Nella visione originale di Hideki Kamiya, infatti, dopo aver mostrato una villa e poi una città in rovina, la nave avrebbe rappresentato un terzo tipo di ambiente horror, chiuso, claustrofobico, mobile, con spazi stretti e un costante senso di isolamento. Alla fine però di quel progetto, non se ne fece più nulla. Con l'annuncio della PlayStation 2 e l'urgenza di garantire alla PlayStation 1 un nuovo capitolo solido e vendibile, Capcom preferì accantonare quel concept più ambizioso, non perché fosse sbagliato, ma perché semplicemente non sarebbe mai stato completato in tempo utile per sostenere la piattaforma su cui il brand stava dominando. Per via di tutte queste cause, Capcom si ritrovò quindi a dover correre ai ripari e per farlo scelse un progetto che era stato concepito per essere più contenuto e soprattutto sviluppato rapidamente su PlayStation, un titolo affidato a Kazuhiro Aoyama e che avrebbe dovuto essere un gioco laterale, una sorta di spin-off, un titolo ponte. Internamente era stato pensato come un'esperienza capace di mantenere viva la saga mentre altri team lavoravano su progetti più ambiziosi, ma col passare dei mesi divenne chiaro che quel gioco funzionava, aveva un'identità propria e soprattutto arrivava nel momento giusto. Con l'annuncio della nuova generazione di console e lo spostamento delle ambizioni principali verso hardware più potenti, Capcom si ritrovò davanti a una scelta cruciale: promuovere quel progetto minore oppure lasciare la PlayStation 1 senza un nuovo Resident Evil. La decisione, fu tanto industriale quanto strategica. Quel gioco venne trasformato in un capitolo numerato, dando così vita a Resident Evil 3 Nemesis, conosciuto in Giappone come Biohazard Last Escape, una scelta che inizialmente né Aoyama né Shinji Mikami accolsero con entusiasmo, ma che dovettero inevitabilmente accettare per sostenere il peso del brand nel momento più delicato. A differenza dei capitoli precedenti, però, Resident Evil 3 non nasce con l'obiettivo di perfezionare l'esplorazione o la gestione delle risorse, ma per rispondere a una domanda decisamente diversa, ovvero cosa accadrebbe se al giocatore togliessimo il tempo. È da questa idea che prende forma infatti Nemesis, non un semplice boss, non un evento scriptato, ma una vera e propria presenza inarrestabile, un nemico progettato per inseguire, interrompere e forzare decisioni immediate. Una bioarma ispirata concettualmente all'immaginario del Terminator di James Cameron e in particolare al T-1000, inarrestabile, ossessivo e programmato. Nemesis non ti sfida, ti consuma. Ed è qui che Resident Evil 3 si distingue definitivamente dai predecessori. Per sostenere questa nuova filosofia, infatti, Capcom ampliò l'ambientazione. Raccoon City diventò esplorabile e il giocatore non si ritrovò più in spazi chiusi da imparare a memoria, ma in un vero e proprio labirinto urbano, da attraversare costantemente sotto pressione. Le differenze però non finiscono certo qui, anche le meccaniche cambiarono. Il team introdusse infatti schivate, rotazioni rapide, crafting di munizioni e scelte contestuali a tempo limitato. Il Live Selection System costringeva il giocatore a decidere sul momento se combattere o fuggire. E in questo gioco, credetemi, non esiste una scelta giusta, ma solo quella meno sbagliata. Quando Resident Evil 3 Nemesis uscì nel 1999, tutti capirono che non era un capitolo classico. Dal punto di vista produttivo, infatti, Resident Evil 3 fu un gioco di equilibrio tra una console che non poteva essere abbandonata, un franchise in piena espansione e la costante necessità di sperimentare nuove forme di paura. In pratica, un capitolo nato più per necessità, ma anche per questo uno dei più riconoscibili. E a dimostrazione di quanto Resident Evil 3 fosse ormai entrato nell'immaginario pop giapponese, esiste una guida ufficiale del gioco che contiene illustrazioni realizzate da niente poco di meno che Yoshihiro Togashi. Sì,
proprio lui, il creatore di Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, che ammise di essere un fan della serie, ma cosa più importante, proprio grazie a questo capitolo nacque anche questa fantastica perla dell'internet. Corri, scappa, c'è il Nemesis! Comunque, mentre Raccoon City veniva cancellata dalla mappa e Nemesis diventava il volto dell'incubo su PlayStation 1, Capcom stava già guardando oltre verso nuove piattaforme, nuove storie e nuove ambientazioni narrative. Il tutto perché l'universo di Resident Evil era ormai diventato troppo grande e la storia aveva bisogno di spostarsi altrove. Con Resident Evil 3 Nemesis, Capcom chiuse letteralmente un'epoca. Raccoon City venne cancellata dalla mappa, la trilogia PlayStation era finalmente completa e l'horror che aveva ridefinito il medium videoludico era pronto a espandersi oltre i confini che lui stesso aveva tracciato. Ed è proprio per questo che dopo Nemesis Capcom si trovò davanti a una nuova sfida fondamentale, ovvero come andare avanti senza tradire tutto ciò che era stato costruito fino a quel momento. La prima vera risposta a questa domanda arrivò nel 2000 con Resident Evil Code Veronica, un capitolo che, anche a detta dello stesso Shinji Mikami, era stato concepito come il vero successore di Resident Evil 2. La storia infatti si colloca cronologicamente dopo la caduta di Raccoon City e segue nuovamente le vicende di Claire e Chris Redfield, portando il giocatore prima in Europa e poi addirittura in Antartide, compiendo così un passo decisivo per la saga. Per la prima volta l'Umbrella è una minaccia globale a tutti gli effetti. La narrazione si apre quindi a una mitologia più ampia, fatta di dinastie, eredità, tradimenti, multinazionali e bioterrorismo. Code Veronica rappresentò quindi un punto di svolta per il brand e non solo sul piano narrativo. È infatti il primo Resident Evil a non debuttare su PlayStation, bensì su Dreamcast. Una scelta che all'epoca fece discutere non poco. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa decisione? Beh, dopo il successo enorme di Resident Evil 2 nel 98, Capcom tentò di realizzare un porting del gioco su Sega Saturn, come per il primo capitolo, ma il risultato fu un disastro tecnico, che portò a una doppia esigenza. Da un lato non abbandonare il pubblico Sega e dall'altro sperimentare qualcosa di più ambizioso su hardware di nuova generazione. Il progetto venne quindi spostato su Dreamcast e promosso come il vero seguito di Resident Evil 2 e a conferma di questa strategia Capcom pubblicò Biohazard 2 Value Plus, il porting Dreamcast di Resident Evil 2 che includeva al suo interno una demo giocabile di Code Veronica, un'operazione di marketing estremamente intelligente e che non si limitò al software. L'uscita del gioco venne infatti accompagnata da una forte spinta collezionistica, con bundle Dreamcast in edizione limitata per il pre-order e che prevedevano varianti dedicati a Claire o a Chris, packaging speciali e persino contest ufficiali che permettevano di ottenere il diritto di acquisto di queste varianti. La console inoltre si rivelò un'ottima vetrina tecnologica per Capcom, che finalmente poté spingere la serie oltre i limiti della PlayStation 1. Ma presto l'azienda si rese conto di una verità inevitabile. Il Dreamcast non avrebbe potuto sostenere il futuro del brand. La base installata era troppo limitata per una saga che stava ormai diventando globale. Da qui nasce un'idea tanto pragmatica quanto strategica, ovvero Resident Evil Code Veronica X, conosciuto in Giappone come Kanzenban. Non un semplice porting, ma una versione espansa con ben 10 minuti di cutscene inedite, miglioramenti tecnici e una presentazione decisamente più cinematografica. La nuova edizione uscì su PlayStation 2 nel 2001 e successivamente su GameCube nel 2003, rappresentando il tentativo più ambizioso di portare il linguaggio classico di Resident Evil su hardware più potenti. Purtroppo però, anche se Code Veronica fu un successo sul piano creativo, la scelta del Dreamcast come piattaforma di lancio iniziale e il fatto di non essere stato un capitolo numerato fecero pensare a molti giocatori che si trattasse di un episodio minore.
Inoltre, gran parte dei fan più accaniti della saga era legata all'ecosistema PlayStation e recuperarono Code Veronica solo dopo, con l'uscita di Code Veronica X. Questa situazione mise Capcom di fronte a un bivio molto delicato. Da una parte la serie aveva bisogno di evolversi, di trovare nuove forme, nuovi ritmi e nuove soluzioni, mentre dall'altra, l'identità del survival horror classico era ancora profondamente legata a un equilibrio fragile ma potentissimo, fatto di spazi chiusi, gestione delle risorse, backtracking e soprattutto alla costante paura di fare la scelta sbagliata. Capcom prese quindi una decisione tanto coraggiosa quanto lucida. Non decise di scegliere tra le due strade, ma di percorrerle entrambe in parallelo. Nel 2002, infatti, arrivò Resident Evil Remake, in pratica una dichiarazione di maturità creativa. Capcom prese il primo Resident Evil e decise di rifarlo come avrebbe sempre dovuto essere fin dal principio, libero dei limiti tecnici della PlayStation 1. Alla direzione tornò Shinji Mikami, questa volta con una visione estremamente chiara, e proprio per questo la scelta della piattaforma fu tutt'altro che casuale. Mikami scelse infatti il Nintendo GameCube, non solo per la potenza della console, ma per una decisione tecnica molto precisa: il formato dei dischi Nintendo, un supporto più piccolo, più difficile da reperire e da duplicare, pensato per contrastare la pirateria che aveva colpito duramente l'era PlayStation 1. Per Mikami questa scelta rappresentava quindi maggiore sicurezza, maggiore stabilità produttiva e soprattutto più libertà creativa, senza compromessi legati alla distribuzione. Ma dietro questa decisione si nascondeva anche un accordo strategico ben più ampio. Nel 2001, infatti, Nintendo e Capcom siglarono uno degli accordi più discussi dell'epoca, il Capcom 5, un'intesa che prevedeva 5 titoli esclusivi per GameCube pensati per rafforzare l'immagine hardcore della console. Tra questi Resident Evil Remake, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Beautiful Joe e Product Number 03. Un'operazione ambiziosa che segnava un riavvicinamento storico tra Capcom e Nintendo. Nello stesso periodo, inoltre, Mikami annunciò ufficialmente anche il porting su GameCube di Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis e Code Veronica, completando così la migrazione dell'intera era classica sull'hardware Nintendo. Ed è proprio in questo contesto che nasce Resident Evil Remake. Sviluppato interamente da zero, il gioco sfruttava la potenza del GameCube per spingere al massimo il linguaggio classico della serie. Villa Spencer venne ricostruita e ampliata, non solo con nuove stanze e nuove aree, ma con una coerenza architettonica e narrativa mai vista prima. L'illuminazione divenne dinamica, il ritmo più controllato e venne introdotta una nuova sottotrama. Ma la vera rivoluzione del remake sta nel modo in cui Capcom ripensò la gestione della paura. L'introduzione dei Crimson Head trasformarono ogni nemico sconfitto in una potenziale minaccia futura. Uccidere, infatti, non bastava più, bisognava prevedere. Usare il cherosene per eliminare definitivamente un nemico significava consumare risorse preziosissime, mentre non usarlo, significava rischiare di tornare in un inferno ancora peggiore. In pratica, la filosofia del survival horror portata al suo livello più puro e crudele. Ed è proprio per questo forse che Resident Evil Remake venne accolto dal pubblico e critica come uno dei migliori remake della storia videoludica, un'opera che non sostituì l'originale, ma che addirittura lo superò, diventandone la versione definitiva. Ora, l'esclusiva GameCube rimase tale per anni. Solo nel 2008 il gioco arrivò su Wii sfruttando lo stesso impianto tecnico e successivamente nel 2015 venne finalmente pubblicata una remaster HD su PlayStation 4, Xbox One e PC, confermando però ancora una volta la straordinaria longevità del progetto. Ma mentre il remake prendeva forma come la cristallizzazione perfetta del survival horror classico,
Un altro progetto stava crescendo nelle stesse stanze, un progetto costruito sullo stesso motore, sulla stessa filosofia, ma con un occhio rivolto verso il futuro e soprattutto un obiettivo completamente diverso. Fino a dove si poteva spingere quel sistema prima di romperlo del tutto. Nel 1998, parallelamente ai progetti visti in precedenza, Capcom decide di realizzare un nuovo capitolo di Resident Evil, pensato come esclusiva per Nintendo 64. Una scelta che oggi può sembrare curiosa, ma che all'epoca aveva una logica ben precisa. Il Nintendo 64, infatti, grazie all'uso delle cartucce, offriva tempi di caricamento praticamente nulli. E Capcom voleva sfruttare proprio questo vantaggio per sperimentare una nuova idea di gameplay, il Partner Zapping System, una sorta di evoluzione del sistema e delle idee già introdotte in Resident Evil 2, ma pensate questa volta per funzionare in tempo reale e non più attraverso campagne separate. Il giocatore infatti avrebbe potuto controllare due personaggi contemporaneamente, passando dall'uno all'altro istantaneamente, cooperando così nella risoluzione degli enigmi e nella gestione delle situazioni di pericolo. Inoltre, proprio durante questa fase di sviluppo nasce anche una delle scelte più radicali dell'intera saga, ovvero la rimozione degli item box, una decisione che, contrariamente a quanto si possa pensare, non fu presa solo per rendere il gioco più difficile o punitivo. Alla base infatti c'era una motivazione tecnica molto concreta. Le cartucce del Nintendo 64 infatti avevano una capacità di memoria estremamente limitata rispetto ai CD-ROM. Gestire una rete di depositi condivisi quindi avrebbe richiesto risorse che il supporto fisico non poteva garantire. La soluzione fu quindi tanto ingegnosa quanto rischiosa. Gli oggetti non sarebbero stati conservati in bauli, ma lasciati fisicamente negli ambienti di gioco, trasformando praticamente ogni stanza in un magazzino improvvisato. Resident Evil 0 nacque quindi come un progetto profondamente legato all'hardware per cui era stato concepito, ma proprio qui iniziarono i problemi. Le limitazioni tecniche del Nintendo 64 infatti si rivelarono troppo severe per sostenere l'ambizione visiva e narrativa del progetto. Sfondi dettagliati, illuminazione complessa, cutscene cinematografiche e una gestione avanzata dell'audio risultavano impossibili da realizzare senza pesanti compromessi. Capcom prese quindi una decisione inevitabile: abbandonare il Nintendo 64 e spostare lo sviluppo su GameCube, un passaggio che permise a Resident Evil 0 di condividere motore, asset e direzione artistica con il remake, rafforzando ulteriormente il legame tra i due progetti. Pubblicato nel 2002 in esclusiva GameCube, Resident Evil 0 racconta le vicende di Rebecca Chambers poche ore prima degli eventi del primo Resident Evil, introducendo anche il nuovo personaggio di Billy Cohen. Ma al di là della trama è il gameplay a rappresentare il vero cuore dell'esperimento. Il Partner Zapping System infatti obbligava il giocatore a pensare in termini di squadra. La gestione dell'inventario diventava doppia, ogni errore veniva amplificato e ogni backtracking pesava il doppio. Resident Evil 0 risultò quindi molto più severo rispetto ai predecessori. Era un gioco che sembrava quasi punire il giocatore non per aver giocato male, ma per non aver pianificato abbastanza. Ed è proprio qui che il sistema cominciò a incrinarsi, perché quello che sulla carta era un'evoluzione naturale del survival horror classico, nella pratica si trasformò in una gestione opprimente e faticosa, mettendo in luce i limiti strutturali del modello survival. Non a caso l'accoglienza di Resident Evil 0 fu molto più divisiva rispetto a quella del remake. La critica infatti ne lodò l'ambizione, la qualità tecnica e il coraggio delle idee. Ma molti giocatori percepirono chiaramente che qualcosa stava iniziando a pesare, non perché il gioco fosse sbagliato di per sé, ma perché il sistema classico era ormai arrivato al limite della sua sostenibilità. Resident Evil 0 svolse quindi un ruolo storico fondamentale, segnando il momento in cui Capcom comprese l'impossibilità di aggiungere ulteriore complessità a un impianto ormai saturo.
Nel 2008 Resident Evil 0 venne portato su Wii e, seguendo lo stesso percorso del remake, nel 2016 arrivò finalmente su piattaforme moderne con una remaster in HD per PlayStation 4, Xbox One e PC. E non a caso i due titoli vengono spesso proposti insieme e venduti in bundle come due facce della stessa fase storica, perché è esattamente ciò che sono. Remake infatti dimostrò quanto il survival horror classico potesse essere perfetto, mentre Resident Evil 0 dimostrò che quella perfezione non poteva essere superata, almeno non restando ancorati a quella stessa struttura. Proprio per questa ragione, nei primi anni 2000, Capcom diede il via a una vera e propria ondata di spin-off sperimentali, titoli nati non solo per sfruttare il successo del brand, ma per studiare letteralmente il pubblico, testare nuovi linguaggi e capire quale direzione potesse davvero rappresentare il futuro di Resident Evil. Il primo tentativo arrivò nel 2000 con Resident Evil Survivor, un titolo che segna una rottura immediata con il passato. Per la prima volta Resident Evil abbandonò le inquadrature fisse e adottò una visuale in prima persona, avvicinandosi deliberatamente al linguaggio degli sparatutto. Survivor nacque su PlayStation, ma con una vocazione chiaramente ibrida. In Giappone era infatti compatibile con la Light Gun, richiamando in modo diretto l'esperienza arcade. Dal punto di vista narrativo, inoltre, il gioco provava ad ampliare la mitologia della serie, introducendo nuove ambientazioni e nuovi esperimenti dell'Umbrella. Il risultato però fu totalmente controverso. Survivor infatti non riuscì a convincere del tutto né i fan storici né il pubblico generalista. Il ritmo incerto e il gameplay rigido resero l'esperienza uno strano ibrido tra videogioco domestico e sala giochi. Nonostante questo, però, Capcom decise di insistere. Nel 2001 arrivò infatti Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, un caso ancora più particolare, non un vero e proprio sequel narrativo, ma una reinterpretazione arcade degli eventi di Code Veronica, pensata quasi esclusivamente per il mercato giapponese. Un titolo che ancora oggi vive un po' ai margini della saga, ma è estremamente significativo perché dimostra una cosa molto chiara: Capcom stava testando realmente ogni possibile declinazione del brand. Lo stesso anno arrivò inoltre Resident Evil Gaiden, il primo capitolo portatile della serie. Uscito su Game Boy Color, presentava una struttura del tutto atipica, con visuale dall'alto e combattimenti in tempo reale quasi ritmici. Un esperimento curioso pensato per portare Resident Evil ad un pubblico completamente diverso, anche a costo di snaturarne la formula. Nel 2003 toccò invece a Resident Evil Dead Aim, un progetto più rifinito, potremmo dire, ambientato su una nave infestata, eco evidente di quei concept mai realizzati e che avevano accompagnato lo sviluppo della saga negli anni precedenti. Dead Aim tentò di fondere l'esplorazione classica in terza persona con sezioni in prima persona armate di pistola, in un ibrido che, seppur in modo embrionale, anticiparono alcune soluzioni che vedremo centrali più avanti. Ma anche qui l'esperimento restò tale, interessante ma non realmente convincente. Parallelamente però Capcom provò anche un'altra strada, ovvero quella dell'online. Nel 2003 debuttò infatti Resident Evil Outbreak, seguito nel 2004 da Outbreak File 2. Per la prima volta nella storia della serie, Resident Evil diventava un'esperienza cooperativa online. Ambientati durante il caos di Raccoon City, i due Outbreak raccontavano le storie di cittadini comuni, inermi di fronte all'epidemia e costretti a collaborare per sopravvivere. Dal punto di vista concettuale, Outbreak era avanti anni luce, ma la tecnologia dell'epoca purtroppo non era ancora pronta, le infrastrutture online di PlayStation 2 erano decisamente limitate e la comunicazione tra giocatori risultava macchinosa o a volte totalmente assente, e gran parte del pubblico purtroppo non riuscì a vivere l'esperienza come era stata realmente pensata. Solo col tempo Outbreak verrà rivalutato come uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati all'interno del franchise.
Ma la sperimentazione non si fermò certo ai videogiochi. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, infatti, uscirono anche uno spettacolo teatrale, un dramma radiofonico e anche alcuni manhwa. Il tutto faceva parte della strategia cross-media di Capcom, la quale stava cercando di trasformare Resident Evil in un ecosistema transmediale solido e riconoscibile, un universo narrativo che potesse vivere indipendentemente dalla sua forma. E a questo punto mancava un ultimo tassello fondamentale: il cinema. Alla fine degli anni 90 Capcom siglò un accordo di licenza cinematografica con Constantin Film, società tedesca già attiva nel settore delle produzioni internazionali e legata alla distribuzione Sony Pictures Screen Gems, una scelta tutt'altro che casuale. Capcom infatti non stava cercando una trasposizione fedele dei giochi, ma un prodotto capace di funzionare anche per il grande pubblico, estraneo alla saga videoludica. Proprio per questo motivo l'azienda giapponese scelse un coinvolgimento indiretto. Certo, approvò alcuni concept, supervisionò l'universo narrativo, ma lasciò libertà creativa quasi totale alla produzione cinematografica. A guidare il progetto venne chiamato Paul William Scott Anderson, regista inglese che aveva già dimostrato di saper tradurre i videogiochi in linguaggio cinematografico grazie a Mortal Kombat nel 1995. Al suo fianco come produttore arrivò Jeremy Bolt e come volto del franchise la supermodella e attrice ucraina Mila Jovovich. Nel 2002 arrivò così la prima trasposizione cinematografica intitolata semplicemente Resident Evil, e il distacco dalla serie videoludica, fu evidente fin dalle prime scene. Il film riprese l'idea dell'Umbrella, del virus, degli zombie e degli ambienti chiusi, ma introdusse un personaggio totalmente inedito, ovvero Alice, una protagonista creata appositamente per il cinema e pensata come punto d'accesso per il pubblico generalista. La storia si svolge nel Live, un laboratorio sotterraneo sotto Raccoon City, controllato dalla Regina Rossa, un'intelligenza artificiale con non pochi problemi di gestione e chiaramente ispirata all'HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio. Il film utilizza l'amnesia di Alice come strumento per introdurre l'universo narrativo allo spettatore, ma contrariamente ai videogiochi, la pellicola basa le sue fondamenta sull'azione. Le sequenze infatti sono rapide, coreografate e pensate più per colpire lo spettatore che per metterlo a disagio. L'esempio più emblematico è probabilmente la scena dei laser, che lasciò la maggior parte degli spettatori letteralmente senza fiato. Ma nonostante una critica divisa, i fan storici spiazzati e un me di 8 anni che si portò dietro gli incubi per mesi, il successo commerciale fu enorme. Il film infatti incassò più del triplo del budget e nonostante le critiche da parte dei fan più accaniti, Capcom si ritenne ovviamente soddisfatta. Resident Evil funzionava anche sul grande schermo e la direzione apparve subito evidente. Ogni film successivo avrebbe dovuto essere più grande, più action e più spettacolare. L'esperimento aveva funzionato. E così iniziarono i sequel che pescarono in modo piuttosto casuale elementi e personaggi dalla saga videoludica. Resident Evil Apocalypse, uscito nel 2004, recuperò infatti elementi diretti da Resident Evil 2 e Resident Evil 3, come Raccoon City, Jill Valentine, Nemesis e una stazione di polizia vagamente accennata. Nel 2007 invece Resident Evil Extinction abbandonò definitivamente le atmosfere videoludiche, introducendo cloni, superpoteri e quella che sembrò a molti una citazione a William Birkin di Resident Evil 2. Mentre nel 2010 arrivò Resident Evil Afterlife, che pescò direttamente dal capitolo più action e tamarro della saga, ovvero Resident Evil 5, e sorprendentemente funzionò. Afterlife divenne infatti il film più redditizio dell'intera serie, contrariamente a Resident Evil Retribution, che uscito nel 2012 sembrò invece il risultato di un brainstorming finito decisamente male, in cui anziché selezionare le idee migliori, vennero accettate tutte. Il livello di no sense e tamarragine raggiunse infatti vette tali da garantire a Mila Jovovich una candidatura ai Razzie Awards, e con Resident Evil The
Final Chapter, uscito nel 2017, si toccò infine il culmine. La saga si trasformò definitivamente in un prodotto di fantascienza action più che horror. L'azione raggiunse livelli decisamente fuori scala al punto da costare un braccio alla stuntwoman Olivia Jackson e tragicamente la vita allo stuntman Riccardo Cornelius. La saga cinematografica live action di Resident Evil si concluse dopo ben 15 anni dal suo inizio, riuscendo non solo ad attirare un'enorme fetta di pubblico verso il brand, ma anche ad imporsi come la saga cinematografica tratta dai videogiochi più redditizia della storia, con oltre $1 miliardo incassati a fronte di un budget complessivo di circa 288 milioni. E proprio questo enorme successo cinematografico porta inevitabilmente a una riflessione, ovvero: è possibile che questa trasformazione dell'orrore in azione pura, questa spettacolarizzazione costante, abbia finito anche solo in parte per influenzare l'evoluzione del franchise videoludico? Perché, come abbiamo visto, mentre il cinema trasformava Resident Evil in un esperimento sempre più veloce, più rumoroso e più accessibile, il survival horror classico, stava mostrando a tutti i propri limiti.